Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un re e una regina che vivevano felici insieme e avevano 12 figli, tutti maschi. Un giorno il re disse alla moglie: «Se il 13° figlio che stai per avere è una femmina, allora i 12 ragazzi devono morire affinché lei possa avere tutte le ricchezze e governare il regno da sola. Ordinò quindi di preparare 12 bare, riempiendole di segatura e mettendo un piccolo cuscino in ciascuna. Le fece rinchiudere in una stanza e diede alla regina la chiave, dicendole di non parlarne con nessuno. La regina era molto triste e pianse tutto il giorno. Il suo figlio più giovane, che aveva chiamato Benjamin in onore di un personaggio biblico, notò la sua tristezza e le chiese: «Perché sei così triste, cara madre?» «Il mio dolce bambino», rispose lei, «non posso dirtelo». Ma Benjamin non la lasciò in pace finché non le sbloccò la stanza e le mostrò le 12 bare. Lei disse: «Caro Benjamin, tuo padre ha fatto preparare queste per te e i tuoi 11 fratelli. Se nascerà una femmina, tutti voi sarete uccisi e sepolti in esse». Mentre piangeva, Benjamin la consolò e disse: «Non piangere, cara madre. Ci salveremo e ce ne andremo». Lei gli disse: «Andate nel bosco con i vostri fratelli. Fate in modo che uno di voi osservi sempre dalla cima dell'albero più alto, guardando verso il castello. Se nascerà un maschio, alzerò una bandiera bianca e voi potrete tornare. Ma se sarà una femmina, alzerò una bandiera rossa e voi dovrete scappare il più velocemente possibile. Dio vi protegga. Pregherò per voi ogni notte, affinché stiate al caldo d'inverno e non sveniate d'estate». Dopo aver dato la sua benedizione, i fratelli andarono nel bosco. Si alternarono a fare la guardia dall'albero di quercia più alto, guardando verso il castello. Dopo 11 giorni, toccò a Benjamin fare la guardia. Vide una bandiera alzata, ma non era bianca, era rossa, il che significava che dovevano tutti essere uccisi. I fratelli furono furiosi e dissero: «Dobbiamo morire solo per colpa di una ragazza? Giuriamo che ci vendicheremo. Ogni volta che incontreremo una ragazza, il suo sangue scorrerà». Si inoltrarono nel bosco e trovarono una piccola capanna vuota nascosta nella parte più oscura. Decisero: «Viveremo qui. Benjamin, il più giovane e il più debole, resterà a casa e si prenderà cura della casa mentre noi andiamo a caccia di cibo». I fratelli andarono nel bosco, cacciando lepri, cervi, uccelli e qualunque altra cosa potessero trovare. Riportarono il cibo a Benjamin, che lo cucinava per loro. Vissero insieme nella piccola capanna per 10 anni, e il tempo passò in fretta. Nel frattempo, la piccola ragazza nata dalla regina era cresciuta. Era gentile e bella, con una stella dorata sulla fronte. Un giorno, mentre lavava, trovò 12 camicie da uomo e chiese a sua madre: «Di chi sono queste camicie?» «Sono troppo piccole per papà». La regina rispose tristemente: «Appartengono ai tuoi 12 fratelli». La ragazza chiese: «Dove sono?» «Non ne ho mai sentito parlare». La regina rispose: «Dio sa dove sono. Vagano per il mondo». Poi portò sua figlia nella stanza con le 12 bare e le mostrò. «Queste bare erano destinate ai tuoi fratelli, ma loro partirono prima che tu nascessi», spiegò, e le raccontò tutto ciò che era accaduto. La ragazza disse: «Non piangere, madre. Andrò a cercare i miei fratelli». Prese le 12 camicie e si incamminò nel grande bosco. Dopo aver camminato tutto il giorno, arrivò alla capanna incantata. Entrò e incontrò un giovane che le chiese: «Da dove vieni e dove stai andando?»
rimase sbalordito dalla sua bellezza e dai suoi abiti regali con la stella sulla fronte. Lei rispose: «Sono una principessa e sto cercando i miei 12 fratelli. Camminerò finché non li troverò». Gli mostrò le camicie che appartenevano ai suoi fratelli. Benjamin la riconobbe come sua sorella e disse: «Io sono Benjamin, il tuo fratello più giovane». Entrambi piansero di gioia, si abbracciarono e furono molto felici di rivedersi. Ma poi Benjamin disse: «C'è ancora un problema. Abbiamo giurato che qualsiasi ragazza incontreremo deve morire, poiché siamo dovuti scappare dal nostro regno per colpa di una». Lei disse: «Morirei volentieri se potesse salvare i miei 12 fratelli». «No», rispose lui, «non morirai. Ti prego, siediti sotto questo catino finché non arrivano gli altri fratelli, e io parlerò con loro». Lei acconsentì, e quando giunse la notte, gli altri fratelli tornarono dalla caccia. Trovarono la cena pronta per loro. Mentre si sedevano a tavola, chiesero: «Quali novità ci sono?» Benjamin disse: «Non sapete nulla». «No», risposero. Continuò: «Io sono rimasto a casa mentre voi eravate nel bosco, eppure so più di voi». «Diccelo», esclamarono. Benjamin disse: «Promettetemi che la prima ragazza che incontreremo non sarà uccisa». «Sì», acconsentirono tutti, «lei sarà risparmiata. Basta che ce lo dica». Allora disse: «La nostra sorella è qui», e sollevò il catino, rivelando la principessa nei suoi abiti regali con la stella dorata sulla fronte. Tutti gioirono, la abbracciarono e la baciavano con tutto il cuore. La principessa rimase a casa con Benjamin, aiutandolo nei lavori domestici. Gli altri fratelli andavano nel bosco a caccia di cibo, mentre lei e Benjamin preparavano i pasti per loro. Raccolse legna da ardere e erbe per cucinare, assicurandosi che la cena fosse pronta al ritorno dei fratelli. Tennero la piccola casa pulita, mettendo copertine fresche sui letti, e tutti erano felici di vivere insieme. Un giorno, i due a casa prepararono un meraviglioso banchetto. Quando tutti si sedettero a tavola, la principessa voleva rendere felici i suoi fratelli. Andò in giardino e raccolse 12 bellissimi fiori di giglio, pensando di darne uno a ciascun fratello. Ma appena colse i fiori, i 12 fratelli si trasformarono in 12 corvi e volarono via sopra il bosco. La capanna e il giardino scomparvero, lasciando la povera principessa sola nella foresta selvaggia. Mentre guardava intorno, apparve un'anziana donna che disse: «Mia cara, cosa hai fatto? Perché hai colto i 12 fiori? Erano i tuoi fratelli e ora sono stati per sempre trasformati in corvi». La principessa pianse: «Non c'è modo per salvarli». «No», rispose la donna, «c'è solo un modo, ma è così difficile che potresti non riuscirci. Devi rimanere in silenzio per 7 anni, senza parlare né ridere. Se dici anche una sola parola prima che siano trascorsi i 7 anni, tutto sarà perduto e i tuoi fratelli moriranno». La principessa pensò tra sé: «So che libererò i miei fratelli», e salì su un alto albero per filare un filo, senza parlare né ridere. Un giorno, un re andò a caccia nel bosco con il suo grande levriero. Il cane corse verso l'albero dove si trovava la principessa, abbaiano e lamentandosi. Quando il re vide la bellissima principessa con la stella dorata sulla fronte, rimase così incantato dalla sua bellezza che le chiese se voleva essere sua moglie. Lei non rispose, ma annui con la testa. Il re salì sull'albero, la portò giù, la mise sul suo cavallo e la portò al suo castello. Fecero un grande matrimonio, ma la sposa non parlava né sorrideva. Dopo alcuni anni di felicità, la madre del re
una donna malvagia, cominciò a calunniare la regina. Disse al re: questa ragazza è solo una mendicante che hai portato a casa. Chissà quali brutte cose fa quando nessuno la guarda. Anche se non può parlare, dovrebbe comunque essere in grado di ridere. Coloro che non ridono hanno una coscienza colpevole. All'inizio il re non le credeva, ma l'anziana continuò a spingere le sue menzogne e alla fine il re ne rimase convinto e la condannò a morte. Costruirono un grande falò nel cortile dove doveva essere bruciata. Il re osservava dalla finestra con le lacrime agli occhi, perché la amava ancora. Quando fu legata al palo e le fiamme iniziarono a lambire i suoi vestiti, l'ultimo momento dei 7 anni finì. All'improvviso, un fruscio riempì l'aria e 12 corvi volarono in giù, atterrando a terra e ritornando ai loro 12 fratelli. Ruppero le catene che la trattenevano, spensero le fiamme, liberarono la loro sorella e la baciavano. Ora che poteva finalmente parlare, spiegò al re perché era rimasta in silenzio. Il re fu felice di sapere che era innocente e vissero tutti insieme in pace fino alla loro morte. La cattiva matrigna fu portata davanti al giudice e punita, messa in un barile pieno di olio bollente e serpenti, dove morì una morte terribile. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.